In questo celebre dipinto, Winslow Homer raffigura un pescatore seduto sulla propria barca, mentre osserva con preoccupazione l'arrivo della nebbia. La scena è ambientata al largo delle coste del Maine, dove l'artista trascorse lunghi periodi osservando la vita dei pescatori. La composizione è semplice ma intensa. L'uomo è collocato al centro della barca, circondato da pesci appena pescati e dagli strumenti del lavoro quotidiano. L'orizzonte appare basso e il cielo si carica di una foschia minacciosa. Homer mette in scena il rapporto fragile tra uomo e natura. La barca diventa un rifugio precario in un ambiente vasto e imprevedibile. L'atmosfera silenziosa e tesa trasmette il senso di isolamento e di pericolo imminente. Questo dipinto appartiene al periodo Fauve di André Derain. Collioure, piccolo porto nel sud della Francia, fu uno dei luoghi simbolo della nascita del fauvismo. Le barche sono rappresentate con colori intensi e irreali, rossi, verdi e blu puri, che trasformano la scena in una composizione vibrante. La realtà non è descritta fedelmente, ma reinterpretata attraverso il colore. Le barche diventano elementi ritmici della composizione, quasi macchie cromatiche che animano la superficie del quadro. Il porto non è più una veduta realistica, ma una celebrazione della libertà espressiva. Signac, maestro del neo-impressionismo, dipinge una scena di tradizione marinara. Le tonnière, grandi barche da pesca, sono riunite nel porto mentre ricevono la benedizione prima di partire per la pesca. La composizione è costruita con piccoli tocchi di colore puro secondo la tecnica divisionista. Il mare, le barche e il cielo vibrano di luce. L'opera celebra il legame tra comunità e mare. Le barche rappresentano il lavoro collettivo e la continuità delle tradizioni marittime. Pillows rappresenta un cantiere navale durante la costruzione di una nave. Le figure dei lavoratori sono immerse in un ambiente industriale dominato dalla grande struttura della nave in costruzione. La scena trasmette energia e movimento. La nave non è ancora pronta per il mare, ma già domina lo spazio con la sua presenza monumentale. Il dipinto riflette il mondo industriale dell'America del primo Novecento. La barca non è più solo strumento di navigazione, ma simbolo della potenza produttiva moderna. Turner raffigura una nave da guerra britannica, la Téméraire, trainata da un rimorchiatore verso il luogo dove sarà demolita. La composizione è dominata dal tramonto, con colori caldi e luminosi che contrastano con la sagoma scura della nave. Il piccolo rimorchiatore a vapore rappresenta il progresso tecnologico, l'opera è profondamente simbolica. La grande nave del passato lascia spazio alla modernità. È un omaggio poetico alla storia e al passaggio del tempo. In questo drammatico dipinto Rembrandt rappresenta l'episodio evangelico della tempesta sedata da Cristo. La barca è inclinata violentemente dalle onde e i discepoli appaiono terrorizzati. Il contrasto tra luce e ombra amplifica la tensione della scena. La barca diventa simbolo della fede messa alla prova. In mezzo alla tempesta, la presenza di Cristo rappresenta la speranza e la salvezza. Canaletto dipinge una delle vedute più celebri di Venezia. Il bacino di San Marco è animato da numerose imbarcazioni, gondole, barche da trasporto e navi. La composizione è estremamente precisa, con una prospettiva rigorosa e una luce chiara che illumina la città. Le barche sono parte integrante della vita veneziana e testimoniano l'importanza commerciale e marittima della città. Cuyp raffigura il fiume Mosa vicino alla città olandese di Dordrecht. Alcune barche navigano tranquille sulle acque illuminate dalla luce dorata del tramonto. Il paesaggio è sereno e armonioso, le imbarcazioni appaiono piccole rispetto alla vastità del cielo e del fiume. La barca diventa elemento di equilibrio tra uomo e natura, inserita in un paesaggio pacifico e contemplativo. Bruegel rappresenta il porto di Napoli con grande ricchezza di dettagli. Numerose barche e navi animano la scena portuale. L'opera riflette l'interesse dell'artista per la vita quotidiana e per le attività commerciali. Il porto diventa luogo di scambi e di incontri tra culture diverse. La composizione ampia e panoramica restituisce il dinamismo di una grande città mediterranea.
Carpaccio raffigura una scena di caccia agli uccelli nella laguna veneziana. Le barche sono sottili imbarcazioni utilizzate per la caccia e la pesca. La composizione è elegante e dettagliata. Le figure dei cacciatori e delle barche si distribuiscono nello spazio lagunare con grande equilibrio. La barca diventa qui elemento della vita quotidiana veneziana, legata al paesaggio unico della laguna. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!